contento che ho tanta gente, insomma, che continua a seguirmi, vecchie cose fatte. Come sono nati, praticamente sono nati, cioè, dalla sceneggiatura, insomma, quindi credo Bava o Argento, insomma, quindi è merito loro. Però io, cioè, l'interpretazione mia del pimp naturalmente è qualcosa di mio che ho sentito, insomma. Mi sono un po' ispirato così a magari dei pimp che ho visto in passato quando ero giovane, e quindi questo è diciamo, mi sono allacciato più o meno a quello, anche a dei film americani, perché no? E quindi mi sono trovato a mio agio nel fare questo personaggio, sinceramente non ho avuto difficoltà. Il fatto di quando vengo catturato, vengo ammazzato dal demone che era diventato demone prima di me, in quella scena 3 credo che eravamo appesi ad una corda, quindi mi strozza. Praticamente succede che ci avevano dato questo yogurt colorato di verde e quest'attore nella foga praticamente mi ha vomitato addosso e stranamente questo vomito mi è finito in bocca, capisci? Con grande disgusto, che ancora oggi ci ripenso, però per fortuna che era yogurt, se era del vomito vero sarebbe stato uno schifo, quindi questo L'italiano è un artigiano del cinema, nel cinema è un artigiano, quindi si inventa le cose, come fare, che ne so, questa bava verde o questa cosa che non sia disgustante, magari va a trovare lo yogurt o va a trovare altri ingredienti, quindi queste sono creatività che grazie al cielo l'italiano ha. Mi piacerebbe interpretare più personaggi di vita, quindi che ne so, personaggi così quotidiani, insomma, giornalieri, come, che ne so, cuochi o che ne so, meccanici, facchini, killers, non so, cose del genere, capisci? Quindi mi troverei bene nell'interpretare un tipo di personaggio che più mi avvicino, che fare l'intellettuale o per la sopravvivenza. Quando ero giovane ho fatto vari mestieri, per cui ti ritrovi il mestiere, cioè facilmente interpreti un personaggio in base a qualcosa che ti è rimasto dentro nei mestieri che hai fatto o perlomeno nella vita quotidiana che hai passato, per cui sei più vicino alla gente e mi piacerebbe interpretare personaggi che stanno vicino alla gente, non solamente di pura fantasia, perché di pura fantasia in un certo senso sono anche più facili, capisci? Perché fantasia, fantascienza, eccetera. Diciamo che la fatica del personaggio, la cosa che ho trovato un po' più difficile è nel fare questo personaggio in un ruolo televisivo, regista francese, e io dovevo fare questo personaggio intellettuale che veniva catturato ed era sovrano di un paese africano che era stato praticamente incarcerato, che dovevo fare questo personaggio un po' intellettuale che però poi veniva riconosciuto dal popolo, eccetera, che si ribellava e quindi ritornava al potere. E quindi diciamo quello è stato per me un personaggio difficile da realizzare in un certo senso, però
sembra che ci sia riuscito abbastanza bene, il regista era soddisfatto. Innanzitutto io ero giovane e avevo grandi ambizioni, aspirazioni, quindi quando tu sei ambizioso e aspiri a qualcosa sicuramente hai la carica per andare e niente ti scoraggia, niente diventa difficile perché fa parte del tuo mestiere, capisci? Sì, ho avuto anche degli incubi probabilmente nello studiare, nel parti, ruoli, eccetera, però c'era la carica giovanile che è una cosa bellissima. Se tu cominci a farlo da giovane, come ho avuto la fortuna di farlo io, credo sia stato il primo di colore, insomma, italiano a fare del cinema, e con quella carica, quella cosa io volevo, come tutti, volevo arrivare, volevo sfondare, quindi sì, difficili, magari c'erano delle cose difficili, però venivi fuori vincente, anche magari all'inizio ci sono state parecchie difficoltà, non lo nego, insomma, e niente, però alla fine si supera tutto ed è bello per questo. Oggi rivedo delle cose vecchie ogni tanto, magari televisivamente fanno, e vedo quella persona come se fosse un'altra, che non ero io, non sono io, è un'altra persona che sta recitando, non lo so, mi sono sdoppiato, ho una grande ammirazione per quello che ero prima.